tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la maglia che avete intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, a seguirmi su Instagram, su Facebook ed anche nel nuovo canale WhatsApp. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato in 100% lana, nel mio caso, acquistato da Teddy in super offerta speciale. Non ho potuto assolutamente resistere, quindi abbiamo questo filato in 100% lana con questa meravigliosa sfumatura da lavorare con un uncinetto del 3,5, ago da lana, marca punti, metro e siamo pronti per iniziare. Lavoreremo questo progetto su sprone quadrato. Mi sono portata avanti, ma vediamo subito come farlo insieme. Ho portato il mio magico foglio per spiegarvi in 2 minuti come funziona il calcolo per lo sprone quadrato. Intanto dobbiamo realizzare una catenella con il filato che abbiamo scelto e l'uncinetto che abbiamo scelto che avvolga la nostra circonferenza della testa. Mi sono tenuta un pochettino più larga per avere un indosso più agevole, quindi ho realizzato nel mio caso 100 catenelle che corrispondono alla mia circonferenza di testa. Queste 100 catenelle le divido per i 4 lati che vado a lavorare, quindi nel mio caso rimangono 25 catenelle per lato. Metto il mio marker alla 25esima catenella, una volta che le ho chiuse naturalmente in cerchio, e so che quando arrivo appunto a lavorare la mia 25esima catenella, prima di arrivare alla 26esima vado a realizzare le 2 catenelle che poi mi andranno a costituire, come vedete nel disegno, i 4 aumenti. Qualora doveste andare a dividere la vostra circonferenza per 4 e doveste trovarvi con un numero col decimale, quindi non con un numero intero, arrotonderete per difetto o per eccesso, in base al grado di scollo che volete. Se lo volete leggermente più ampio, magari andate ad arrotondare per eccesso. Una volta arrivati a questo punto, possiamo iniziare la lavorazione. 3 catenelle ed una maglia alta in ogni catenella che abbiamo davanti a noi. Lavoriamo quindi punto su punto e arrivati al marker realizziamo una maglia alta nel marker, 2 catenelle ed una maglia alta nel punto immediatamente successivo al marker, quindi non saltiamo nulla della nostra catenella di base, ma andiamo ad aumentare nella parte superiore con le nostre 2 catenelle, fino alla fine naturalmente del nostro primo giro. Per concludere il primo giro realizzo una maglia alta nell'ultimo punto, nell'ultima catenella disponibile, 2 catenelle, mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. A questo punto sostanzialmente dobbiamo replicare quello che abbiamo fatto la prima riga per tutte le righe a venire, continuando ad aumentare in concomitanza degli aumenti. Facciamo insieme la prima in modo da farvi capire bene anche come possiamo poi andare ad aumentare, perché ci sono svariati modi. Intanto 3 catenelle, quindi tutti i giri inizieranno in questa maniera e andiamo a realizzare una maglia alta in ognuna delle maglie disponibili fino ad arrivare al primo aumento. Eccomi giunta all'aumento. Dobbiamo lavorare intanto una prima maglia alta all'interno dello spazio che si è creato, in questo modo. E adesso abbiamo una scelta: o replichiamo quello che abbiamo fatto al di sotto, quindi 2 catenelle e un'altra maglia alta all'interno dello spazio, oppure di catenelle ne realizziamo solamente una. Cosa cambia? Cambia il grado di ampiezza, di espansione riga per riga della nostra maglia. Quindi se vogliamo un'espansione un pochino più graduale, magari siamo più minute e vogliamo arrivare ad un'altezza sprone che vada un pochino più proporzionata a quello che è la nostra larghezza poi delle spalle, consiglio sempre di realizzare gli aumenti con una maglia alta, una sola catenella ed una maglia alta. Qualora invece volessimo una vestibilità leggermente più comoda, oppure avessimo davvero delle spalle importanti e quindi non volessimo andare a realizzare tante righe e poi trovarci con uno sprone piuttosto ampio, consiglio invece la seconda opzione, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Io realizzerò una catenella,
le due le lascio solamente nel primo giro. Una catenella, entro nello stesso punto e realizzo una maglia alta. Proseguo la mia lavorazione, una maglia alta in ogni maglia, fino ad arrivare all'aumento successivo, dove replicherò esattamente quello che ho fatto di qua nel primo aumento. Procediamo in questo modo giro su giro, realizzando gli aumenti all'interno degli aumenti del giro sottostante, fino ad arrivare al punto in cui, piegando il nostro sprone, arriviamo alla nostra altezza di giro manica. Ho raggiunto la lunghezza perfetta per me. Il mio sprone infatti misura 18 cm. Ovviamente poi la lunghezza varia da taglia a taglia, da persona a persona, quindi quando avrete raggiunto la giusta distanza tra il collo, quindi la base della spalla, e il sottomanica, sapete che avete completato il vostro sprone. In molte situazioni potrà accadere che, combaciando tutte le misure dello sprone, ci si trovi con una larghezza complessiva non sufficiente a vestirci, come in questo caso sta accadendo a me, che mi ritrovo con 30 cm per 2, quindi una circonferenza di 60 cm, quando la mia circonferenza del busto, in questo caso nel giroseno, è di 80. Come posso fare per adeguare appunto la taglia senza allungare troppo il mio sprone? Semplicemente vado a creare uno spessore con delle catenelle. Vi faccio vedere come. Mi inserisco con l'uncinetto dove ho il marker. Naturalmente, se il giro termina in un altro punto, taglio tranquillamente il filo. Quindi mi inserisco appunto con l'uncinetto, prendo il mio filo di lavorazione, mi ancoro con una catenella e nel mio caso ho detto appunto di avere 60 cm su 80, quindi mi rimangono 20 cm da lavorare. Suddivido questi 20 cm in due, quindi 10 cm li lavorerò da un lato e 10 dall'altro. Per poterlo fare realizzerò semplicemente una catenella che sia lunga 10 cm, perché in questo caso non ho alcun multiplo di lavorazione, quindi non devo rispettare un multiplo. Naturalmente cerchiamo di fare lo stesso numero di catenelle da entrambi i lati. Ho realizzato 19 catenelle, le mantengo sul dritto e vado a collegarmi automaticamente nel punto opposto dove ho il marker, quindi di fatto io unisco i miei due lati ed ho creato il mio spessore. A questo punto vado a lavorare senza eseguire aumenti le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, le maglie alte così come si presentano, fino ad arrivare dove ho il marker opposto. Realizzo altrettante catenelle, mi riaggancio e concludo il giro creando di fatto il mio ovale. Ho concluso il giro perché mi trovo nel punto in cui mi sono agganciata con le catenelle. Vedete che ho infatti la codina del lavoro. A questo punto filo sull'uncinetto, entro nello spazio e vado a realizzare una maglia alta, filo sull'uncinetto e comincio a lavorare tutte le catenelle disponibili con una maglia alta su ciascuna. In questo modo. Filo sull'uncinetto, spazio, maglia alta. Lavorando poi le catenelle una ad una con delle maglie alte, vedete che poi mi riaggancio dal lato opposto sempre con le mie maglie alte, quindi non faccio nulla di diverso. Completando il mio giro, mi trovo quindi ad aver di fatto allargato la circonferenza della mia maglia. Ciò che dobbiamo fare ora sarà replicare tanti giri di maglia alta punto su punto quanti ce ne occorrono per raggiungere la lunghezza complessiva della maglia che desideriamo. Mi sono portata avanti, vi spiego brevemente che cosa ho fatto e poi andiamo a vedere insieme la manica. Dunque, la prima manica l'ho realizzata, vedremo appunto come, e poi ho realizzato
un giro di maglia bassa attorno al collo, quindi ho ripassato la prima catenella con un giro di maglia bassa per accollare leggermente di più la mia maglia. Nella parte inferiore invece ho realizzato semplicemente 3 giri di maglia bassa a creare una sorta di bordino un pochino più rigido. Lo stesso ho fatto poi con la manica, ma andiamo prima per gradi. Attacchiamoci con il filato nel nostro sottomanica, dove abbiamo le catenelle. Se vi ricordate, per allungare la circonferenza del busto, io ho realizzato 19 catenelle per parte, ma questo cosa comporta? Che quando poi vado a lavorare in tondo la mia manica, mi ritrovo con una manica piuttosto ampia, specialmente dalla parte dell'attaccatura, cosa che non desidero. Quindi in questo momento, nel nostro primo giro, vado ad effettuare tutte le diminuzioni necessarie a riportare la misura alla sua origine. Quindi ho realizzato 19 catenelle, eccole qua. Vado a toglierle realizzando 19 diminuzioni lungo la mia circonferenza, sempre naturalmente con la maglia alta. Mi aggancio, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella, riprendo il filo, esco, entro nella seconda e realizzo la mia prima diminuzione. E vado avanti per tutto il mio giro distribuendo equamente le diminuzioni fino a realizzarne tante quante sono le catenelle che ho realizzato in precedenza per allungare appunto la mia circonferenza. Eccomi giunta alla fine della mia manica, devo creare il polsino, ma prima, se perdete il conto e quindi non vi ricordate quanti giri di manica avete fatto e avete paura di fare una manica più lunga rispetto all'altra, vi basterà col centimetro andare a prendere la misura dallo scollo fino all'estremo margine della manica e replicare la stessa misura dal lato opposto. In questo modo davvero non c'è margine di errore. A questo punto, molto semplicemente, realizzeremo un giro di diminuzioni, naturalmente ogni 2 punti. In questo modo, filo sull'uncinetto, entriamo, ripeschiamo il filo, entriamo nel punto successivo, ripeschiamo il filo, ho 4 asoline, le chiudo in 2 volte. Continuo per tutto quanto il mio giro, al quale farò seguire un giro di maglia alta lavorata punto su punto, quindi senza alcuna diminuzione, e 3 giri di maglia bassa. Nascosti i fili, possiamo dire assolutamente concluso il nostro maglioncino. Io lascio a voi i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Devo dire di essere rimasta piacevolmente stupita da questo filato, un 100% lana sfumato in maniera davvero molto particolare, colori interessantissimi e resa eccellente. Infatti, per realizzare questo maglioncino io ho impiegato poco più di 250 grammi. Abbiamo visto oggi come realizzare un maglioncino con lo sprone quadrato top down. Vedremo prossimamente con l'altra nuance. Se vi ricordate, ho acquistato questo gomitolo in 2 varianti di colorazione. L'altra nuance la utilizzeremo per creare un altro top down con uno sprone un po' diverso. Fatemi sapere nei commenti se preferite uno sprone aperto, uno sprone chiuso o uno sprone rettangolare piuttosto che a V oppure tondo. Vi aspetto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, a seguirmi su Instagram, su Facebook ed anche nel canale di WhatsApp. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.